Allora, vogliamo risolvere quest'altro esercizio? Anche qui ci concentriamo a blocchi, dopo aver appreso che il risultato è semplicemente meno un mezzo m. E come ci comportiamo? Come prima, se io ho una cosa e voglio togliere la sua metà, perché ho effettivamente m meno un mezzo m, allora giustamente mi rimane la sua metà, perché 1 meno un mezzo fa un mezzo. Quindi qui ho un mezzo m. Poi tutta questa cosa voglio andare ad elevarla al quadrato. Qui per l'altra parentesi si applica lo stesso discorso, solo che la frazione è un po' più complicata, quindi ci farò un minimo comune multiplo, ma sempre a mente, perché ho 3 mezzi meno 1. Quindi come mi comporto in questo caso? Se ho in generale 3 mezzi meno 1, devo fare 2 per 1 e quindi 3 meno 2 fratto 2. 3 meno 2 fa 1, quindi anche in questo caso viene un mezzo. 3 mezzi meno 1 fa un mezzo. Quindi anche in questo caso ho un mezzo m e anche questo lo devo elevare al quadrato. In mezzo ci metto il più. Poi c'era anche la parentesi quadra. Ora, se notiamo, io qui ho una cosa e qui ho esattamente la stessa identica cosa. Quindi non è che mi vado a risolvere questa cosa 2 volte. Vado semplicemente a mettere un 2, perché appunto ne ho 2 di queste. E me la risolvo una volta sola. Quindi il 2 va in testa a tutto quello che trova. Quindi avrò un mezzo al quadrato, quindi ho per un mezzo, lo devo elevare al quadrato, però il 2 praticamente va a finire solo sull'altro 2, è inutile elevare 1 al quadrato, tanto rimane sempre 1. E poi ho m al quadrato. Scrivendolo così vado subito a semplificare il 2 con l'altro 2, perché appunto proprietà delle potenze è come avere 2 fratto 2 alla 2 e di conseguenza si fa una sottrazione sempre all'esponente. Ora rimane qui di fianco diviso meno m mezzi, quindi me lo riporto anche qui diviso meno questo m mezzi, adesso me lo vado a riscrivere come un mezzo m. È la stessa identica cosa, semplicemente ho preferito tenere un mezzo fuori per un motivo molto valido, perché in questo modo qui è come avere una frazione, quindi è come avere un mezzo diviso un mezzo, e allora questo vuol dire che queste cose adesso si distruggono a vicenda, perché ho un mezzo diviso un mezzo, quindi non rimane niente. E allora quello che rimane è semplicemente il segno meno, perché ne ho uno solo, e poi mi rimane m quadro diviso m, anche qui sottrazione all'esponente, e ho semplicemente meno m. Quindi meno m è il risultato di tutto il mio primo blocco. Adesso devo andare a concentrarmi su quello che è rimasto, ossia su questa porzione della mia espressione. Che cosa vado a fare? Anche qui ho un 3 fuori dalla parentesi, quindi vuol dire che il 3 andrà in testa a tutto quello che c'è dentro e quindi ho meno 2 al cubo. Meno 2 al cubo fa ovviamente meno 8 e poi il 3 va sulla m, quindi diventa m al cubo, il 3 va anche sulla n, quindi diventa n al cubo. Devo dividere tutto con 16m al quadrato e poi n alla 3. Allora, anche in questo caso partiamo prima dal segno. C'è un segno meno sia prima sia dopo, quindi posso andare a semplificare, perché meno per meno fa più. Poi ho anche un n alla 3, n alla 3, quindi automaticamente vado a distruggerli. Ho un m alla 3 diviso un m al quadrato, quindi mi rimane solo una m, quindi questo lo posso togliere tutto e rimane solo m. 8 diviso 16 adesso. Vediamolo. Ho appunto 8 fratto 16, quindi mi ricordo che 16 diviso 8 fa praticamente 2, quindi qui sotto rimane 2 e sopra rimane 1. Allora cosa mi è rimasto? Mi è rimasto solo un mezzo m. Quindi ho meno m più un mezzo m. Ora è lo stesso identico discorso di prima praticamente, perché ho meno 1 e poi sommo la metà di quello. È naturale arrivare allora a meno un mezzo
m. O, giusto per farlo in un modo diverso, la m la raccolgo in disparte. Poi mi rimane semplicemente meno 1 più un mezzo. Minimo comune multiplo, 2 per meno 1 fa meno 2, più 1 fratto 2. Meno 2 più 1 fa meno 1, quindi meno 1 fratto 2 m. Ecco così che è uscito il mio risultato. Meno un mezzo m. Era proprio il risultato proposto dal libro. E quindi questo è tutto il nostro esercizio visto in un colpo.